Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi voglio preparare una torta chiamata amarena ubriaca, che è fatta di una base di pan di Spagna al cioccolato e una crema al burro e latte condensato con aggiunta di amarene. L'elenco completo degli ingredienti lo troverete nella descrizione sotto il video. Copro il fondo dello stampo di 24 cm di diametro con della carta forno e spalmo del burro sui bordi. In una ciotola setaccio gli ingredienti secchi, la farina e il cacao amaro in polvere. Mescolo gli ingredienti per amalgamarli bene. In un'altra ciotola comincio a montare gli albumi a temperatura ambiente. Inizio a bassa velocità e poi aumento gradualmente. Quando gli albumi hanno triplicato il volume, aggiungo metà della quantità totale dello zucchero. Continuo a montare finché ottengo una neve quasi ferma. Nella ciotola con i tuorli aggiungo un pizzico di sale e inizio a montare. Quando ho montato un po', aggiungo lo zucchero vanigliato e la restante quantità di zucchero normale. Continuo a montare per circa 3-4 minuti finché il composto non risulti chiaro e spumoso. Adesso, alternando, devo incorporare ai tuorli gli albumi e gli ingredienti secchi. Non uso più la frusta elettrica per non smontare il composto. Faccio tutto a mano con movimenti delicati. L'impasto è pronto, possiamo vedere che ha un aspetto lucido, spumoso e senza grumi.
Verso l'impasto nella tortiera preparata in precedenza. Livello bene la superficie e uso un bastoncino di legno per eliminare le eventuali bolle d'aria che si sono formate nell'impasto. Metto nel forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40-45 minuti. Trascorso il tempo necessario, estraggo la base dal forno e la trasferisco su una gratella per farla raffreddare bene. Preparo le amarene. Nella ricetta originale le amarene si mettono in alcol il giorno prima dell'utilizzo. Io vi propongo un'altra variante. In una padella metto 2 cucchiai di zucchero per farli caramellare. Alzo la temperatura della piastra e quando vedo che lo zucchero si comincia a sciogliere, mescolo per evitare di bruciarlo. Quando lo zucchero si è caramellato, aggiungo le amarene. Questi sono amarene conservati senza zucchero e per questo motivo ho dovuto aggiungerlo. Se utilizzate amarene sciroppate, potete saltare questo procedimento. Per aromatizzarle aggiungo la buccia di limone e il liquore alle amarene. Lascio evaporare l'alcol per qualche minuto e dopo trasferisco le amarene in una ciotola per farle raffreddare. In una ciotola rompo il cioccolato che utilizzerò per la crema e lo metto a bagnomaria. Lo faccio sciogliere e dopo lo lascio raffreddare a temperatura ambiente. Quando la base si è raffreddata, la preparo per essere farcita. Uso una grattugia per eliminare le parti che sono troppo scure.
Appoggio la torta sul piatto da portata. Con un coltellino faccio un'incisione che serve per tagliare la parte sopra del pan di Spagna. Devo togliere la parte interna del pan di Spagna lasciando 1 centimetro di spessore sia ai lati che sul fondo. I pezzettini che ho ricavato mi serviranno dopo per farcire la torta. Qui abbiamo la base divisa in 3 parti. Preparo la crema. In una ciotola inizio a montare per circa 3-4 minuti il burro morbido a temperatura ambiente, utilizzando una frusta elettrica. Quando il burro si è schiarito, verso a filo il latte condensato dolce. Una volta incorporato il latte, aggiungo il cioccolato sciolto e raffreddato a temperatura ambiente. Monto ancora con la frusta per incorporare il cioccolato. Non serve lavorare troppo la crema per non separare il burro. E questa è la nostra crema pronta. Nella crema aggiungo i pezzettini di pan di Spagna. Non verranno utilizzati tutti. Con movimenti molto delicati incorporo i pezzettini di pan di Spagna alla crema. Non voglio sbriciolare il pan di Spagna, ma cerco di lasciare i pezzettini interi. Come bagna utilizzo il liquido che mi è rimasto dalle amarene. Sul fondo della torta distribuisco metà delle amarene che ho preparato. L'altra metà la incorporo nella crema mescolando con delicatezza. Distribuisco la crema che ho preparato sopra le amarene in un unico strato.
Stendo bene la crema per riempire tutti gli spazi. Tolgo un po' di mollica dalla parte sopra del pan di Spagna per far aderire meglio gli strati. Bagno anche la parte sopra e la appoggio sulla torta. Copro con una ciotola e metto la torta in frigorifero a rassodare bene. Preparo la copertura. Sminuzzo le noci tostate in precedenza e raffreddate. Rompo il cioccolato e lo metto in una ciotola. Aggiungo la panna, l'olio, il miele e metto tutto a bagnomaria. Mescolo e faccio sciogliere il cioccolato. Con l'aiuto di un frullatore ad immersione cerco di dare una consistenza uniforme frullando per qualche secondo. Mescolo un po' per eliminare le bolle d'aria. Aggiungo le noci spezzettate e passate al setaccio. Mescolo bene e la nostra copertura è pronta. Estraggo il piatto dal frigorifero e inserisco sotto la torta 3 strisce di carta forno. Questo procedimento aiuterà a lasciare il piatto pulito dopo la copertura della torta. Verso sopra la ganache di cioccolato e noci.
Cerco di coprire bene tutta la superficie e lascio un po' la torta rassodare per poter togliere le strisce di carta forno. Dopo circa 10 minuti e un quarto d'ora estraggo le strisce di carta forno e la nostra torta è pronta. Lasciamo la torta in frigorifero per circa un'ora, dopodiché è pronta per essere servita. La torta è deliziosa. Le amarene fanno un abbinamento ideale con il gusto di cioccolato. La crema al burro è molto delicata. Come contrasto abbiamo il pan di Spagna inzuppato con il succo acido di amarene. Provate a farlo anche voi, sicuramente vi piacerà. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.